Amici grigliocentrici, eccoci ancora una volta insieme con un bicchiere in mano per una nuova puntata di Aperitivi in griglia. La scelta più difficile per ogni griller? Indubbiamente, è quella del suo primo dispositivo di cottura. E questo perché i primi passi in un nuovo mondo sono sempre incerti, questo è normale. Un po' perché si tratta pur sempre di spendere dei soldi per un qualche cosa che poi non è che puoi buttare dalla finestra se ti accorgi di aver sbagliato, ma soprattutto perché ci sono una serie di cose dette e non dette in questo mondo che poi però finiscono per influenzare pesantemente questa scelta. Personalmente ne ho contate almeno 7 in grado di cambiare completamente la prospettiva in fase di acquisto. Io sono Marco Agostini e te le spiego una per una mentre beviamo l'aperitivo di oggi. Prima di cominciare, però, lascia che ti faccia un regalo spiegandoti perché non conosci questi 7 punti. Saperlo ti farà capire fin da subito il settore nel quale stai entrando e senza nemmeno che tu te ne accorga, questo costituirà i tuoi primi passi verso acquisti più consapevoli anche in futuro. La prima cosa da capire è che in Italia il settore barbecue è molto, molto giovane ed era praticamente inesistente in termini di numeri significativi fino a non più di 15 anni fa. E ancora oggi è un mercato che è circa un decimo di quello della Germania, ad esempio, per citare giusto un paese dalle dimensioni più o meno paragonabili. E questo nonostante abbia un clima nettamente più favorevole e sia in crescita a doppia cifra ormai da anni. Questo ha fatto sì che in Italia sia cresciuto in maniera diversa che nel resto d'Europa. Mentre all'estero esistono scuole di cucina e store profondamente dedicati, nel nostro paese il settore si è sviluppato principalmente attraverso due canali collaterali, i centri bricolage e i garden center. Il problema è che per entrambi si tratta, o si è trattato quantomeno all'inizio, di vendite che non sono centrali al proprio business, addirittura in alcuni casi solo stagionali. Questo ha generato due fenomeni: una scarsa o addirittura in alcuni casi scarsissima conoscenza del prodotto da parte del venditore, non essendone lui per primo un utilizzatore, e la necessità di fare rotazioni che consentissero di ottimizzare gli spazi a terra, stringendo o allargando l'esposizione a beneficio della stagionalità o di altro. Hai presente il mercato dell'auto? Solitamente viene citato come esempio di settore completamente trasparente, ossia nel quale il consumatore, se lo desidera, è in grado di ottenere qualsiasi informazione in modo molto semplice su qualsiasi prodotto. Che vantaggi o svantaggi comporta comprare una Mercedes anziché una Audi? Di che tipo di auto si tratta se io dico Ferrari? O più semplicemente, su che fascia di prezzo si va a parare se io dico Skoda? Sono cose che sa chiunque, anche senza essere necessariamente degli esperti di auto. Ecco, il settore del barbecue è esattamente il contrario. Proprio per i motivi che ti ho spiegato, ci sono alcune cose che non sono poi così chiare nemmeno a chi vende, o che più probabilmente, tutto sommato, fa più comodo non vengano dette. Oggi per fortuna le cose stanno evolvendo rapidamente, con operatori sempre più professionali e sempre più specializzati. Ugualmente, il miglior consiglio che mi sento di poterti dare è di investire un pochino del tuo tempo in un minimo di formazione di base, magari partendo proprio dalla lettura di questo articolo sul mio blog Grill Experience, in cui ti spiego le varie tipologie di grill esistenti e perché sono fatte in un determinato modo. Partiamo ora allora dallo svelare questi piccoli altarini, distribuendoli in maniera equa tra le principali fonti di alimentazione: carbone, gas e elettrico. Cominciamo dal basico. Il coperchio è uno strumento. Ci sono alte probabilità, in particolare in alcune zone d'Italia, che tu ti possa trovare affiancati in esposizione dei moderni dispositivi chiusi che sembrano delle astronavi, con quelle che in alcune regioni chiamiamo le fornacelle o gli sgabelli. Non fartela raccontare, non è una questione di budget. Considera che in alcuni negozi specializzati la fornacella nemmeno ce l'hanno, perché si sta proprio parlando di due sport diversi. Capiamoci, io non sono un talebano, eh. Per quanto mi riguarda, ciascuno è libero di scegliere ciò che crede per se stesso, a patto che sia consapevole della propria scelta, però. La presenza del coperchio consente di esercitare una serie di sollecitazioni in più nei confronti del cibo ed è quindi una parte attiva della cottura, oltre ad essere un elemento imprescindibile della cottura a fuoco vivo moderna.
Su questo articolo ti spiego esattamente come funziona e quali tipi di vantaggi questo può comportare per te. Così puoi valutare serenamente se questo tipo di dispositivi può fare al caso tuo. Il secondo è che se scegli gas devi importi un budget minimo. Se ci pensi è assolutamente logico. Un kettle, ossia il dispositivo di barbecue moderno più diffuso nel nostro mondo, strutturalmente alla fine che cos'è? È una palla nera con tre gambe e due griglie nel mezzo. Un grill a gas è decisamente più complicato, anche considerando il solo sistema di distribuzione di gas all'interno, attraverso il miscelatore e i bruciatori, anche senza considerare il case esterno. Ci sono molte più componenti e molto più complesse. È normale quindi che la differenza di costo di produzione tra i due sia piuttosto considerevole, non ti pare? Il punto è che al di sotto di una determinata soglia di acquisto si rinuncia necessariamente a qualche cosa. E non mi riferisco soltanto alla durabilità dei materiali. Ti sono mai capitati grill che fanno fiammate per niente? O che sulla parte frontale della griglia bruciano la carne mentre sul fondo la fanno bollita? La mia esperienza è che questa soglia sia di circa 500-600 euro per i trolli e di 800-1000 euro per i cassonati. Al di sotto, piuttosto, meglio optare per un buon carbone. Terzo, un grill elettrico deve avere una potenza minima. Hai presente la griglietta elettrica della raccolta punti del supermercato? Ecco, lascia perdere. Anche di grandi marche di elettrodomestici, eh. Sorvolo sulla non presenza del coperchio per non ripetere quanto già spiegato nel punto 1. Ma la vera discriminante in questo caso è che per ottenere la vera cucina barbecue, ossia per ottenere le reazioni tipiche per le quali è giustamente famosa, a noi serve potenza. La crosticina dorata, il grasso che frigola, quei meravigliosi profumi. Ti torna, no? Diciamo che sotto i 1800, ma meglio 2000 watt, non si sta parlando di dispositivi idonei, ma soltanto di palliativi e surrogati. Non farti fregare, butteresti via soltanto i tuoi soldi. Non per niente i grandi brand produttori di dispositivi barbecue non producono grigliette elettriche da tavolo. E per i consumi? Preoccupazione eccessiva. Infatti i moderni dispositivi elettrici, attraverso una migliore coibentazione ed una gestione a impulsi delle resistenze, hanno assicurato una riduzione considerevole degli assorbimenti. Ed è stato stimato che un'ora di cottura su un grill elettrico è assolutamente equiparabile in termini di costi ad una su un carbone o ad una su un gas. Chiaro, magari evita di accenderlo insieme alla lavastoviglie o al forno di casa. Quarto, il gas metano non è uguale al gas propano. Lo so cosa vorresti. Tu hai esattamente quell'angolo del terrazzo, proprio dietro la cucina dove è un attimo chiedere al tuo amico idraulico di fare una derivazione del gas. Così gli attacchi direttamente il grill e non devi fare avanti e indietro e su e giù con le pesantissime e scomodissime bombole. Mi sbaglio? A questo punto, se il tuo amico idraulico è un delinquente, ti adatta manualmente il foro di uscita del gas. Così, se va bene, perdi la garanzia magari decennale del tuo grill e se va male, salti per aria. Se invece è onesto, ti dirà che esistono dei modelli creati appositamente per il gas metano, oppure creati in origine come convertibili attraverso l'acquisto di appositi kit. E allora tu finirai a chiederli al tuo negoziante, il quale ti dirà: certo, eccoli, che problemi ci sono. Tu contento perché hai ottenuto quello che volevi e lui contento perché hai effettuato la vendita. Però si è dimenticato di dirti una cosa. Il gas propano nella bombola è presente in forma liquida e viene miscelato all'aria soltanto in fase di uscita dall'apposito miscelatore presente nel grill, mentre il gas metano invece circola nelle tubature già in forma gassosa e miscelato per ragioni di sicurezza ad una concentrazione nettamente inferiore. Una volta innescato dai bruciatori, quindi, produce una potenza nettamente inferiore. Nessun problema se sei solito cucinare costine o salamelle, ma se stai cucinando una bella fiorentina e ti esce bolliticcia, sappi che non è né colpa tua né della qualità del dispositivo, ma del fatto che hai fatto una scelta inconsapevole. Quinto, la pulizia non è uguale per tutti. Generalmente quando scegli un grill ti viene presentata la differenza tra carbone e gas o tra i vari modelli di gas sotto ogni possibile aspetto. I materiali, le tipologie di griglia, gli spazi a disposizione, i possibili accessori e poi solo alla fine,
Quando hai effettuato la tua scelta ti viene detto: ah, e quando devi pulirlo devi fare così, devi fare cosà, come se fosse un elemento conseguente. In realtà io ti consiglio caldamente di farlo diventare uno dei fattori di scelta, perché ogni brand ha una propria complessità strutturale e un proprio sistema di raccolta degli umori. In generale mi sento di suggerirti due regole di base a questo proposito. La prima: il carbone è tendenzialmente meno laborioso da pulire rispetto al gas. La seconda: sul gas, maggiore e più articolato il percorso che devono fare gli umori in caduta per raggiungere la vaschetta di raccolta, e più parti ci saranno per te da pulire. Nella maggior parte dei casi, più semplice è, meglio è. Sesto: l'acciaio non sempre è meglio. Una costante del momento in cui si sceglie un nuovo grill è la ricerca di quelli fatti in acciaio, perché è opinione diffusa che questa sia l'unica vera garanzia di durabilità nel tempo dell'acquisto. In realtà non è proprio così. Ci sono almeno due cose che devi tenere in considerazione. La prima: l'acciaio è una lega, quindi una composizione di più metalli che assume diverse caratteristiche in base alla proporzione con cui avviene questa composizione. In particolare quelli inossidabili, ossia quelli che non arrugginiscono non reagendo all'ossigeno, sono soltanto alcuni tra questi. La seconda: non tutti gli acciai sono compatibili con gli alimenti, ma soltanto una buona parte di quelli che si definiscono acciai austenitici, che poi oltretutto non necessariamente sono quelli inossidabili. Quindi l'acciaio delle griglie e quello della struttura, pur essendo simili, potrebbero tranquillamente essere acciai diversi. Anzi, è molto probabile che lo siano, considerando la differenza di costo. Non sto ad annoiarti con le diverse classificazioni possibili sull'acciaio, sarebbe totalmente inutile peraltro. È molto difficile trovare dichiarate sulle singole parti, persino per un addetto ai lavori. Segui invece il mio consiglio, dammi retta. La legge impone 2 anni di garanzia al produttore in presenza di scontrino, ma la maggior parte dei brand decide solitamente volontariamente di estendere questo limite a 10 anni, 15, 25 o addirittura a vita nei casi più importanti. Molti di questi scelgono al posto dell'acciaio una ceramicatura a più passaggi estremamente resistente. Se sei interessato a questi aspetti, puoi approfondirli leggendo questo articolo, ma per intanto il consiglio è: lascia perdere i materiali, non riusciresti a valutarli comunque, ricerca la garanzia. 7. Il carbone non è necessariamente un kettle. Ti dicevo nel punto 1 che nel modello in cui compri ci può essere esposto tutto quello che vuoi, ma se il tuo obiettivo è raggiungere determinate prestazioni, non puoi prescindere da un modello con il coperchio. E se parliamo di carbone, troverai quasi esclusivamente dei kettle, ossia la classica palla nera a cui tutti associamo questo mondo. È il modello di gran lunga più famoso, il più venduto e il più distribuito, in particolare da un'azienda, l'americana Weber. Si tratta di una scelta eccellente, peraltro, uno dei dispositivi più versatili in assoluto, che io consiglio caldamente per effettuare i propri primi passi e accumulare esperienza, imparando in fretta e in maniera efficace. Si tratta quindi di una vendita facile, una scelta quasi obbligata che sembra non avere alternative. Ed effettivamente, in molti casi, come molti centri bricolage o altri distributori non specializzati, lo è davvero. Considera però che il kettle non esiste solo di quella marca e il grill a sezione tonda non è l'unico dispositivo barbecue a carbone con coperchio. Se sei interessato, devi solo sbatterti un pochino per cercare una delle soluzioni alternative, ciascuna avente le proprie specificità, i propri pro e i propri contro e di conseguenza il proprio prezzo. Ma esistono. Hai già acquistato il tuo primo dispositivo? Quali fra questi 7 punti non ti avevano detto e ti avrebbe fatto comodo sapere? Scrivimelo nei commenti e intanto che ci pensi, beviamoci sopra qualcosa. Prima del brindisi finale però sai che devi fare due cose: iscriverti al canale per farmi sentire il tuo supporto e cliccare su campanella per non perderti i prossimi contenuti. Hai fatto 30? E allora fai 31.
Aggiungimi anche un like per farmi capire che il video ti è piaciuto. E adesso, mano al bicchiere. E il drink di oggi è un Cosmopolitan, un cocktail storico, ma che ha saputo reinventarsi attraverso il glamour della New York più modaiona. Esattamente come il barbecue, dalle radici storiche ma espresso attraverso dispositivi moderni. Se vuoi farmi compagnia, ti lascio la ricetta in descrizione. Ora sei pronto per il tuo primo acquisto fatto per bene e senza incognite, oppure a capire dove hai sbagliato se ne hai già fatto uno, per non ripetere l'errore. Quindi buon grill, buon divertimento e mai come oggi, buon barbecue. Cheers!